Nel video scorso siamo arrivati alla Paz, la città dei record. È la capitale più alta del mondo e ha anche uno degli stadi più alti del mondo. Lo odiano tutti i calciatori perché prova a correre per 90 minuti a quasi 4.000 metri di altitudine. La Paz ha anche la rete di trasporto via cavo, che qui chiamano teleferico, più lunga del mondo, 30 km. Ed è particolarissima anche la sua forma conca, dovuta al fatto che è costruita in un canyon andino. Oggi aggiungiamo un altro record perché a pochi chilometri dal centro della città si tiene il mercato più grande del Sud America, il mercato di El Alto. Chilometri e chilometri di strade occupate, tonnellate di merce esposta, migliaia di persone che ci lavorano e che vivono proprio grazie a questo mercato. Andiamo a perderci letteralmente tra i banchetti e i teli stesi per terra, cercando di scoprire se è vero che qui si vende anche merce rubata e contraffatta. Prima di lanciarci nello shopping sfrenato di questo mercato, noi siamo Angela e Paolo. Viaggiamo dal 2018 e raccontiamo qui le nostre avventure. Se ti va, iscriviti al canale, ci vuole meno che a comprare un radiatore usato, ma per noi è super importante, quindi grazie se lo farai. Buongiorno ragazzi dalla Paz, siamo nella città più alta del mondo, c'è un tempo spettacolare questa mattina e oggi siamo diretti ancora più in alto perché andiamo a El Alto. Adesso stiamo andando a prendere il teleferico che ci porterà a 4100 metri, guardate quanta gente c'è già in giro stamattina in città. Dopo una bella salita siamo arrivati alla linea del teleferico, eccolo qua, la linea arancione che parte, a noi però serve quella rossa. È stranissima questa stazione perché qua c'è un parco giochi, un Luna Park con questo mega scivolo e dall'altra parte invece qui alla stazione centrale c'è quella che era una vecchia stazione dei treni, oggi completamente in disuso, però hanno mantenuto la struttura e dal profumo che c'è tutti i treni sono diventati delle pasticcerie, c'è un profumo di croissant nell'aria ragazzi che non vi dico stamattina. Questa è la mappa che c'è all'ingresso della stazione e ci sono tutte le linee segnate con i diversi colori. Noi in questo momento ci troviamo qui a quella centrale e dobbiamo salire fino al 16 di luglio, mi confondo sempre, ma la cosa bella di questa mappa è che hanno segnato anche le montagne. Quindi c'è la Huayana Potosí, che è la montagna più alta qui della zona, più di 6.000 metri d'altezza, e nelle giornate di sole si riesce a vedere dal teleferico, quindi speriamo di essere fortunati anche noi di riuscire a vederla, visto che ci sono pochissime nuvole oggi. Impressionante questo viaggio col teleferico, ragazzi, mi sono tappate le orecchie perché siamo saliti tantissimo e siamo qui però per un motivo, ragazzi, un motivo molto preciso. Questo, ragazzi, è semplicemente il mercato più grande di tutto il Sud America. In pratica qui a El Alto il giovedì e la domenica fanno questo enorme mercato, si vende di tutto, ragazzi. Allora dicono che ci siano prodotti di qualsiasi genere, prodotti di marca, prodotti un po' introvabili, prodotti che vengono rubati e poi venduti qua. Qua per esempio siamo nella zona delle macchine e qua ci sono pezzi di ogni tipo. Vabbè, qua abbiamo un sacco di utensili particolari, là pezzi della macchina, pezzi delle macchine, come vedete sono strausati e poi lasciati qui in vendita. Qua abbiamo i radiatori per esempio, che sono evidentemente usatissimi. Qui abbiamo i fari e poi c'è la signora là in fondo che sta sbucciando il cavolo. Così, tutto insieme. Ecco, sinceramente quando avevamo il viaggino, ragazzi, avrei voluto avere a disposizione un mercato del genere dove veramente c'è tutto quanto, qualsiasi roba introvabile, cioè anche le cose più assurde. C'è anche il volante, tutti i volanti. È tipo una sfasciacarrozze ma versione mercato questa. In genere noi siamo abituati a cose diverse, frutta, verdura, un po' di vestiti, scarpe e basta, cioè queste robe qua normali. Guarda, non c'è niente di normale al momento, siamo proprio entrati in questa sezione, sembra infinita. Sì, adesso sembra che siamo passati tipo al ferramenta, però. Ah, questo è il ferramenta. Catene, tutti gli attrezzi,
Quanto? C'è una cosa da dire, allora, dicono che sia un po' pericoloso. Io avevo il cellulare in tasca, l'abbiamo messo dentro lo zaino e non abbiamo portato niente. Abbiamo lasciato tutto quanto all'ostello per evitare problemi. Dicono, scrivono, non si sa mai. Per ora sembra tutto molto molto tranquillo, quindi vabbè, siamo anche abbastanza tranquilli, però siamo tranquilli anche perché non abbiamo portato niente con noi. E poi, ragazzi, si dice che questo sia anche il mercato del falso più grande del Sud America. Non so se riusciremo a trovare gli stand dei vestiti, giusta. perché guarda, non riesco a tirarlo su totalmente, ma qua va avanti per chilometri. Ma non è che ci serve qualche pezzo del cubo? Il paraurti. I paraurti! Ce l'avranno. Ce l'avranno sicuramente! Facile, soprattutto poi riportarlo in Italia, Insomma. immagino. Qua si sta facendo un corso accelerato di utilizzo del televisore e dell'antenna. Simplemente sacas desconéctelo de su televisor. Anche noi siamo alla ricerca di qualcosina in realtà, anche perché una magliettina non la disdegnerei. Qua ci sono delle montagne di vestiti. Montagne di vestiti davvero impilati uno sopra l'altro, cioè qualunque cosa, dalle magliette alle mutande, passando per le felpe, le giacche, i kiwi, cioè qualunque stagione puoi trovare. Ma guarda qua, ma qua mi sembra un po' tutto usato, però perché è tutto così ammassato. Però boh, quasi quasi. Signora qua che Perché domina no? dall'alto la situazione. Ah, è lei? Non pensavo fosse la signora. Ammazza ragazzi, i prezzi che stanno urlando sono bassissimi. Per esempio tutto quello che c'è qui costa 50 centesimi di euro, invece tipo le giacche, quelle pesanti, costano 4 euro. Ma che bel casino che c'è. Tra le montagne di vestiti poi ragazzi compaiono anche i posti per mangiare, e quindi qua è pieno. Qua per esempio fanno la lechon, la miseria, e il pollo. Ricco ricchissimo. C'è spazio anche per i vestiti tradizionali tutti belli colorati, e anche per gli strumenti musicali come flauti, che ci sono qua, le chitarrine da quel lato. Un po' diverso da come siamo abituati a immaginare il mercato, o meglio come l'abbiamo visto finora qui in Sud America. In genere l'abbiamo visto chiuso dentro delle strutture. Qui invece sono proprio delle vie che si riempiono di questi ombrelloni, e non solo, perché molte persone mettono direttamente per terra con i banchetti così ambulanti. Gli ombrelloni sono più per coprire dal sole a questa altitudine, comunque picchia bello forte, e questo dobbiamo immaginarci che ci sono tutte le abitazioni, le case, tutto attorno, no? E in questi 2 giorni in pratica si blocca tutta questa zona. Devo dire però che le signore hanno la vista migliore, perché sono proprio qui a picco con la vista sulla Paz, là dietro nella conca. Facciamo anche noi i nostri primi acquisti, ci serviva un cavo USB. Da 2 metri questo? 2 metri, bello lungo, quindi 1,50 €, ce lo fa pagare la signora qui, che ha anche tutte le casse, i power bank, e accanto poi le borsette, quindi è anche difficile orientarsi. Diciamo che se trovi un banchetto con quello che ti serve ti ci devi buttare, perché è difficilissimo poi ritrovarlo. Per 1 euro, 2 euro ragazzi si può comprare pure la tesi, mettono tutte qua, e poi tutti i testi per l'università. Si possono addirittura fare i tatuaggi qua, semplicemente qui, in mezzo al mercato, tra una tenda e dei pantaloni c'è anche il tatuaggio. Que tiene uno gastritis, no come pan, no come fideo, no consume picante, no consume frituras, no toma refresco, porque esa persona ya está mal. Siempre en la familia uno que está mal de la vista. Non possono mai mancare i venditori di rimedi a qualsiasi cosa, sia sugli autobus che al mercato. Posso dire che io sono genuinamente sconvolta, perché sembra non finire mai, ragazzi. Stiamo camminando ormai da più di un'ora, ma non finire. Ragazzi. Continua, più livelli sopra, sotto, e se tu guardi avanti non vedi la fine, vedi solo queste tende costanti e non si sa dove finisca. Là c'è pure la curva e continua. Questa è la prima volta che vedo il succo de cagna, però manuale, signor tiene buono muscolo, eh? Sì. Un banchetto di Barbie. No, ma ci sono anche Solo tutti Barbie. i vestiti delle Barbie, ma è bellissimo. Guarda che roba. Tutte le Barbie. Guarda quante, ma bellissima questa Anche cosa. i Ken. Molto anni 90 devo dire, molto bello. Anche la tienda dei giochi, c'è anche il Monopolio.
Diciamo che questo mercato va oltre ogni immaginazione, cioè quando pensi a un oggetto qui c'è. Tipo adesso ci sono tutti i tappeti, non solo, c'è anche il tappeto di erba finta da questo lato, qualunque cosa, poi parti ci sono i guanti, cioè, tu immaginati una cosa e qui sicuramente c'è, da qualche parte c'è. E proprio questo è il problema, è trovarla quella roba lì, quasi impossibile. Siamo nella via delle Señor, ragazzi, o più correttamente Cholitas, come abbiamo detto nel video precedente, però io non ce la faccio e le devo chiamare Señor. Qua si fa un servizio un po' di un'altra epoca, e cioè si converte da cassette a CD o MP3 oppure da VHS a DVD. Qua c'è la signora dei maialetti. Da qui il meteo Giulia ci si può fare tranquillamente perché siamo in posizione alta per vedere come andrà a finire la giornata, e qua possiamo vedere che una perturbazione sta arrivando da quel lato a coprire La Paz. Belle ragazzi queste opere d'arte fatte in carta, ma questa è la più bella di tutte, un cagnolino che fa la cacca. Qua là stiamo iniziando anche a vedere qualche marca, non marca diciamo, chiamiamole così, tipo queste borse Adidas, che di Adidas mi stanno ben poco, oppure qua sopra abbiamo la Puma. Essa sola? Ragazzi, assaggiamo questa che è la Coca-China, orgogliosamente boliviana. Grazie. ¿Tenemos que tomarla acá? Sí. Perfetto, gracias. Com'è Angela? Sa di coca o di altro? Sa di coca ma molto leggera, più leggera. Sì. Sì, un po' più dolce anche. Vedi che non è male. È buona. Questo non c'entra niente con le finte Coca-Cola. È proprio un altro sapore. È un altro sapore vero, molto sì. molto buono. Poi che bello che è tutto in vetro, no? Eh sì, signora, me gusta mucho esa. Me gusta mucho. Come vedete Paolo ci prova sempre con le signore a buttargli la frasetta. La signora ha riso un po' sotto i baffi, però sono un po' più restie qua, le vedo un po' più riservate. Ahora quanto sería esa? En ese, Esa acá. cuartita 60, 60 a 4 por 60. 3 en 60. A 3 por 60. Ma eso es... Salido a 20, a 25 la unidad. 25 una. Ma è original? Sì? Stiamo dando un'occhiata in giro, ma in realtà i prezzi delle marche e delle non marche sono identici, quindi semplicemente sono dei falsi, no? Che vengono stampati con la marca famosa e poi venduto allo stesso prezzo delle non marche. Quanto serían? ¿A 105? 105? Sí. 10 euro in pratica. 10 euro. ¿Y serían originales estos? ¿O Claro, no? original son, Sí, original son. original. Ajá. Coronito cuesta 130, pero yo te voy a dar 105, precio de docena. Ok. Come se verás llevando harto. Ok. È un originale particolare perché da un lato c'è scritto Levi's e poi c'è Universo, Calidad Roma. Appena glielo chiedi, i signori ti dicono che è originale, in realtà poi si vede subito che c'è la doppia etichetta. E poi si sente. Sì, anche come è lavorato il tessuto, che è un po' diverso. Diciamo che è quello che succede un po' in tutti i mercati del falso in cui siamo stati, no? Quindi c'è l'etichetta, tante volte fatta anche molto bene con la doppia o tripla etichetta stampata. Però poi lo sai anche dal prezzo, voglio dire 10 euro questi jeans. Insomma, No, è difficile che siano originali. A meno che non siano rubati, da quel punto di vista non possiamo saperlo, però questi della signora effettivamente erano delle repliche. Qui c'è anche la biancheria intima usata, quindi mutande, reggiseni, costumi, tutto di seconda mano. Questa è l'unica cosa che eviterei di comprare, diciamo. È proprio usata. così. Una cosa che c'è da capire ragazzi di questo mercato è che è un evento proprio culturale, sociale importantissimo, perché sono coinvolte tantissime famiglie in tutta la Bolivia. Vengono anche delle campagne per venire qua a vendere quindi il giovedì e la domenica. Ci sono anche associazioni che gestiscono tutti questi commercianti, quindi veramente dal punto di vista economico è importantissimo, oltre che dal punto di vista culturale appunto. La signora qua vende il pane e i crostini, ci sono anche questi rotondi. Assaggiamo? La signora se lo trasporta in giro questo cestone di pane col carrettino su e giù per il mercato. È dolce, Dolce. biscotto.
Dimostrazione di come si usa l'avvitatore. Incluye materiales que no tenían agarre, materiales que están totalmente destruidos, materiales Interessante, eh? materiales temporales, materiales... Altro che negozio di bricolage, ragazzi. Ogni volta che andavamo a comprare robe per la macchina, per le cose, tu ti perdi in quegli enormi negozi di bricolage. Qua è molto peggio, è molto più grande. Questo perché per ogni articolo, per ogni genere ci sono almeno 10, 20, 3, Aumenta, vai, 50, 100. 50, 100 stand che vendono la stessa cosa. Qua per esempio siamo ancora nella zona del bagno, ci sono gli assi del gabinetto e qua il fai da te. Il regno della scarpa. Para el estrés, el cansancio. Tutta questa piazza è dedicata alle scarpe. Stiamo fingendo di sapere dove siamo, in realtà ci siamo completamente persi. Stiamo continuando a chiedere indicazioni, ma tutti ci continuano a dire di là, di là, di là, di là. Ragazzi, io comincio a perdere un po' qualche punto, come si dice anche. Esatto, stai un attimo perdendo l'orientamento soprattutto. È troppo grande. Ecco, signori qua trasportano i mobili su questi carrettini. Questa è la sezione di tutti i mobili, tutto l'arredamento. Che bella credenza qua per il televisore. Oddio, questa è la sezione degli animali. Ah, qua ci sono i cui, qua ci sono i cui vivi, i galli, le galline. Che odorino, ragazzi, questa sezione. La vedo però molto molto frequentata. Dietro invece ci sono i carciofoni. Che belli quei carciofi. Carciofati. Conigli. Mamma mia, ragazzi, è pazzesco, eh. Però di fronte, ragazzi, si mangia la truccia. Abbiamo le trucce, il pesce che viene fritto dalla signora in diretta. Ma che fritto, signora! Anche i piccoli pesciolini, los pequeñitos pescaditos. Sí, pescaditos. Come vedete, ragazzi, la cucina tradizionale è al 99,9% periodico. Fritto, 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 fritto. E anche l'olio non mi sembra proprio il top dei tops. Quindi per oggi io farei lo sforzo di tornare al vegetariano. L'incubo continua, questi formaggi freschi che ci uccidono puntualmente ogni volta. Però accanto al formaggio killer ci sono poi tutti i rimedi. Qua c'è un attimo un incrocio un po' trafficato. Diciamo che c'è molta più gente in questa zona. Guarda cosa abbiamo preso noi. Aspetta, troviamoci una zona più tranquilla. Per bloccare la fame abbiamo preso una humitas. Queste qua fatte sempre con la farina di mais e il formaggio, che però in questo caso è cotto, non ci ha mai fatto male, quindi possiamo stare tranquilli da questo punto di vista. È bello perché le mettono sempre nelle foglie della pannocchia. Guarda che bella sfogliata. Aspetta che le trovo dentro. In pratica questa è bella croccantina, no? è a metà tra un dolce e un salato, perché comunque la farina è bella dolce, che è di mais, e il resto però è bello salaticcio, visto che c'è il formaggio. Blocchiamo un attimo la fame perché cominciamo un po' a perdere un po' la bussola. Com'è? Buono? Non più buonissimo. Scatolone di galline qua, e tutte le signore qua che si interessano chiedono le differenze. Questa parte ha un senso tutto suo, perché ci sono vestiti, animali vivi, pesce qua che la signora mi sta spruzzando d'acqua. Poi c'è il pane, altro pesciolino, verdure, è tutto mischiatissimo, e poi tutti questi intrugli di ogni genere. ¿Se puede probar, señor? Sí, papá, no se preocupe. Para esa tensión de los nervios, dolores musculares, los músculos. Bueno, amigo. Potente? Claro, viene todo Grazie. Qui invece abbiamo gli animali, quelli da compagnia. Ci sono i cagnolini. Mamma che carini. Guarda qua. I gattini, i topetti. Ciao patata. Ma sei piccolissimo. Sono tantissimi, ragazzi, questi stand. Guarda che bello pacchiotto. È tipo un husky. Bellissimi, bellissimi. Sembrano tutti di razza però.
po' di coca perché comunque l'altitudine si fa sentire. Prendiamo un pugnettino. La signora. Perfetto. Por dos, signora. sì, grazie signora. Dopo vi facciamo vedere il nostro bottino di oggi. Stiamo comprando un po' di cose qua e là. La signora ha l'origano, volevo prendere l'origano. Io credo ragazzi che abbiamo sottostimato la grandezza di questo mercato. Questa è solo una delle vie e in pratica tutta El Alto, che è una bella città grande, è tutta un mercato, ma è molto più di quello che pensavo prima. Adesso siamo in giro da 4-5 ore e non è finita. No, continua, sezioni di qua, di là. Incredibile questa cosa, è sicuramente senza dubbio il mercato più grande che abbiamo mai visto. In assoluto, senza ombra di dubbio. Comunque adesso noi torniamo, ma non è finita. Stiamo passando adesso proprio sopra il mercato, ragazzi. Dall'alto è ancora più impressionante. Da qua ragazzi si vede la montagna da 6.000 metri lì in fondo, Huayana Potosí, e da qua chiaramente tutte le altre strade strapiene di banchetti. Anche qua, guarda, ma che roba incredibile. Su quel tetto vendono paraurti, forse dobbiamo andare lì per il cubetto. Siamo proprio sopra adesso, qui c'è la stazione della metro e quindi qua attorno è ancora più pieno. Se si soffre di vertigini ragazzi, questo non è il mezzo adatto. Guarda qua che cosa si vede lì sotto. Mamma mia. Alla stazione stanno passando i video delle cholitas che si arrampicano a 6.000 metri. Guardale là, Sul ghiacciaio. Sul ghiacciaio le signore. Fantastico. Ma guardala col picchetto, follia. E adesso giù in picchiata verso La Paz. Ragazzi, vale la pena venire in questa città anche solo per questo mezzo di trasporto. È tipo essere su una giostra, non lo so. Guarda lì qualcuno nel campo da calcio ha scritto "Te amo Maria". Ma che romantico. Siamo andati a mangiare ragazzi al ristorante vegetariano, ma ci siamo totalmente scordati di riprendere perché eravamo troppo affamati, avevamo una fame assurda. Adesso però siamo venuti a prendere un caffè a un altro mercato, il mercato più centrale, il mercato Lanza se non sbaglio, proprio nel centro di La Paz, e c'era questa caffetteria ragazzi. Non abbiamo saputo resistere perché la signora ha questo negozietto minuscolo, tutto rosa, che ha due entrate, una da un lato e l'altra dall'altro lato. Questo qui è il mercato di ieri sera, se vi ricordate nel video precedente l'abbiamo finito lì. Tutto quello stranissimo, confermiamo la stranezza e il fatto che a qualunque ora è chiuso tutto. Tutto chiuso. Non abbiamo ancora capito gli orari di questo posto. Credo che l'architetto qua sia il famosissimo italiano, come si chiama? Il famosissimo architetto. Ho capito chi vuoi dire, non è mi lui? viene il nome. Dai? Non mi viene, oddio. Non ci viene. Però ragazzi, scrivetecelo nei commenti perché non me lo ricordo più. L'architetto italiano famosissimo che ha fatto tutte quelle opere un po' strane. Anche il porto di Genova, no? Anche il centro commerciale di Lecco. Sì. Quello. Come si chiama? Quello che faceva Crozza. Sì, non mi viene. Non ci vede ragazzi, vabbè. Che bello sto posto, comunque tutto rosa, ecco. Tutto rosa il posto, bellissimo, piccolino. Grandissimo la signora, muchas gracias signora. Comunque è bellissima perché è una piccola cucina minuscola dove la signora cucina, lava, prepara tutto, ci sono le uova da questo lato, questa credenza che ha all'interno 1000 cose diverse, 1000 ingredienti, e qua ci sono tutte le tazze che appunto sono tutte rosa. Sono tantissime in realtà le caffetterie e hanno tutte quante i nomi delle signore che ci sono dentro, tipo c'è Lourdes, che non so se è il nome della signora, però credo di sì, Delia, Mari Ross, Gennara, Carmen, Nora, Lili, Emita, Janet, comunque tutti chiusi a quest'ora, e la signora dove siamo andati noi, Marta e Claudia, mi sa che sono in due, ma c'è anche Belen da questo lato e Mica. Ammazza che brutto questo edificio ragazzi,
Sembra uno stereo degli anni 80, tipo con due casse enormi, bruttissimo, però qua sotto c'è qualcosa di molto molto interessante. Sì, qui sotto c'è quello che è chiamato il mercato delle streghe. Anche qui, come in Perù, la medicina tradizionale è molto importante e la gente si affida a queste curanderos che hanno appunto il compito di ripulirti l'energia sostanzialmente e quindi di sistemare quelle che possono essere quello che noi chiamiamo il malocchio, diciamo, chiedere protezione, buona sorte. Ma questi qua sono feti di lama, di lama, così, il primo banchetto. Sì, è molto utilizzato appunto per questi rituali dove si bruciano anche piante e si utilizzano questi feti. Qua ce ne sono altri, guarda qua sopra, che roba. In pratica tutti i banchetti sono all'inizio di questa strada, noi siamo un pochino più sotto, abbiamo proprio l'ostello a 2 passi da questo mercato assurdo, quindi qua c'è proprio questo profumo, mamma mia, comunque più vedo questi cosi più mi fanno senso. Sono inquietanti, sì. Inquietanti. C'è questo profumo però di erboristeria proprio nell'aria qua quando passi, anche perché le signore vendono tantissimo il palo santo, oltre allo zenzero. Dall'altro lato poi altri banchetti. La salita comunque è illegale, io non so come facciano questi mezzi a fare sempre queste salite, veramente qua saremo al 20%. Qua ci sono dei mazzetti già pronti per essere bruciati come offerta appunto alla Pachamama. Ci sono anche dei cactus all'interno, varie bacche, tutti con le spine e foglie diverse. Ho buttato lì un po' così la parola Pachamama, ma cosa significa? Significa letteralmente madre terra, quindi Pacha è la terra, il mondo, la natura, ed è considerata una divinità. E c'è questa cosa molto bizzarra, no, per noi, un'unione tra 2 religioni, perché alla fine la maggior parte delle persone qui sono cristiane, però venerano la Pachamama, quindi la madre terra, come una divinità, e a essa vengono fatte delle offerte, quindi molto spesso vengono preparate quelle che sono chiamate le mesas, cioè le tavole per la Pachamama, con tutte delle offerte che vengono poi bruciate o interrate per farle tornare, diciamo, alla natura stessa, e questo viene fatto soprattutto nel mese di agosto. Qui addirittura ti leggono il futuro e la fortuna con la coca e quindi ti dicono come andrà il tuo lavoro, i tuoi viaggi, la casa, eccetera eccetera, e lo fanno leggendo le foglie di coca. Avete visto? Il signore stava proprio spiegando alla coppia tutto quanto, guardando queste foglie di coca. Un po' è l'equivalente, diciamo, del fondo del caffè. Dobbiamo sistemare la scarpa di Angela che ha un buchetto lì. Per fortuna abbiamo trovato il signor qua che ci può aiutare a sistemarla. Muchas gracias, signor. Está un poquito. Gracias. Intanto anche la mia è rimasta qua col piede ignudo, col capibara, è sempre lui. Il signore adesso sta preparando la macchina per poi cucire la scarpa. Eccolo lì. Ci siamo, ci siamo. La sta rinforzando ben bene. Fatto, attenzione, il signore è stato molto molto bravo, si vede un po', però sotto ha messo un pezzo di cuoio che ha appiccicato con la colla e poi sopra ha fatto tutto il giro e quindi adesso è tutto bello rinforzatissimo, non si vede neanche più il buchetto che c'era qua. Diciamo che ha chiuso un buchetto, ma si vede tutto il resto. Però vabbè, l'importante è che sia. Sono contenta, mi rimane anche come ricordo del signore qua che mi ha aggiustato la scarpa in mezzo alla strada nel banchetto. Ci ha chiesto bene così. €1 per fare questo lavoretto. Sì. Tornati in camera ragazzi, oggi bottino un po' scarso a dire la verità, anche se comunque abbiamo risolto un sacco di cose perché la scarpa di Angela è sistemata a regola d'arte. Però abbiamo preso un po' di roba anche per stasera, per mangiare. Guarda qua, Angela ha preparato tutto quanto. Tutto il nostro bottino. Allora importantissime. Abbiamo 3 samponette a €1 abbiamo comprato. Molto bene. Perché le avevamo viste ai negozi qui in centro che stavano
follia proprio. Una guarda. fucilata. Sì. Tipo una costa €1 in centro e invece così mi ha fatto il deal. Il deal 3 a €1 in pratica, vabbè, un pacchetto di assorbenti 60 centesimi. Poi abbiamo preso un po' di frutta, pesche, banane e abbiamo l'avocado. Tutto questo è €1. Sì, Poi abbiamo la coca che abbiamo preso, la 20 centesimi, è stata lì a pesare, cioè non a pesare, però aggiungi un po', togli un po', non era convintissima. Ma che odore potentissimo. Abbiamo anche la menta, quindi questo cubotto per togliere l'amaro e far sentire di più l'effetto. Diciamo anche. che attiva la coca, la rende un pochino più forte così. E anche più masticabile perché è meno amara. E poi il pane. Ecco qua. Bel panazzo. Questo è il nostro bottino di oggi. Il pane, questo costa 40 centesimi, 5 panini. È così, con la signora Stasera, che ormai paninata. siamo proprio così con la signora. Ah, ma ci siamo dimenticati il cavo. €1,50 questo bel cavo da 2 metri verde. E con questo sottofondo musicale noi ragazzi chiudiamo il video, quindi se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervi tutte le prossime novità, ma soprattutto vi aspettiamo nei commenti per fateci sapere cosa ne pensate di quella che è stata questa esperienza in questo gigantissimo mercato, ecco. Quindi ragazzi, noi ci vediamo Alla prossima! Ciao! Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo ver